Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti di intelligenza simbiotica, ma lascia che ti chiarisca subito una cosa. Questo non è e non vuole essere l'ennesimo tutorial su come usare ChatGPT, Claude, Gemini o Perplexity. Di quelli ne trovi quanti ne vuoi online. Basta scrivere su Google come usare ChatGPT, hai davanti centinaia di video ben fatti che ti spiegano cosa fare, dove cliccare, come impostare un prompt, come creare un agente personalizzato. Perfetti se cerchi un tutorial tecnico, ma io non sono qui per questo. Io non ti insegno a cliccare, io ti aiuto a pensare e soprattutto a usare questi strumenti nel tuo lavoro quotidiano per ottenere risultati reali, concreti e soprattutto misurabili. Il mio obiettivo quindi è aiutarti a capire come usare l'intelligenza artificiale in modo simbiotico, cioè come collaborare con l'intelligenza artificiale in maniera strategica per migliorare tutto ciò che fai in termini di comunicazione, leadership, vendite e produttività. E per spiegarti meglio cosa intendo, voglio usare una metafora che uso spesso. Quando ad esempio compriamo uno smartphone di ultima generazione, ci troviamo davanti un concentrato di tecnologia pazzesco, centinaia di funzioni, app, impostazioni. Eppure, nella realtà di tutti i giorni, quante ne usiamo? 5? 6 al massimo? Sempre più o meno le stesse. Non perché le altre non siano utili, ma perché o non ci servono davvero, o più spesso perché non sappiamo cosa farcene. Non sappiamo come usarle per migliorare la nostra attività, il nostro lavoro, la nostra vita. Con l'intelligenza artificiale succede spesso la stessa cosa. Abbiamo tra le mani strumenti straordinari, ma ci limitiamo a usarli per attività di base, come farci scrivere una bio o creare un post. E va bene, per carità, ma è come avere un'auto da corsa e usarla solo per andare a prendere il pane. Ecco perché io parlo di intelligenza simbiotica, perché non si tratta solo di delegare compiti all'intelligenza artificiale, ma si tratta di creare una vera alleanza, dove l'AI potenzia il tuo pensiero, ti aiuta ad allenarti, a decidere meglio, a comunicare in modo più chiaro e strategico. E adesso voglio farti 3 esempi molto concreti per spiegarti come tutto questo funziona nella realtà. Primo esempio: comunicazione strategica. Quando ad esempio devo scrivere una newsletter importante, non dico a ChatGPT scrivila tu, ma inizio io, definisco il messaggio, i punti chiave, il tono. Poi magari uso ChatGPT per fare un lavoro di raffinazione. Gli chiedo di suggerirmi alternative, di testare toni diversi, di simulare come potrebbe reagire un lettore. A volte gli chiedo anche: che impressione ti fa questo passaggio? Dove potrei perdere l'attenzione? Ed è da lì che emergono spunti preziosi. È come avere accanto un coach editoriale che non dorme mai. Il testo finale, ovviamente, è sempre mio, ma lucidato, mirato, molto più efficace. Ti faccio un secondo esempio: leadership e gestione del team. Se hai un team, sai quante informazioni arrivano ogni giorno: report, mail, documenti, aggiornamenti, feedback. Serve ordine mentale. Io uso Claude per questo, ad esempio. Gli passo documenti lunghi, briefing complessi, report tecnici. Gli chiedo di sintetizzare, evidenziare i punti critici, suggerire una struttura per comunicarli al meglio. A volte lo uso anche per preparare una presentazione partendo da una riunione scritta. Questo mi permette di arrivare più lucido agli incontri, con più tempo da dedicare alle persone invece che ai documenti e soprattutto di comunicare con maggiore chiarezza. Ti faccio un terzo esempio nel mondo delle vendite. Quando mi preparo una trattativa, creo spesso un agente GPT personalizzato o creo un progetto specifico in ChatGPT. Gli do tutte le informazioni sul contesto, il tipo di cliente, le possibili obiezioni e poi inizio una vera e propria simulazione. La gente interpreta il cliente, solleva dubbi, fa domande difficili e io rispondo, mi alleno, a volte mi sorprende, mi fa riflettere. E questo tipo di allenamento mentale è impagabile, perché quando arrivo davvero all'incontro è come se ci fossi già passato. Sono più pronto, più lucido, più efficace. Questi sono ovviamente solo 3 esempi, ma potrei fartene molti altri, dall'ideazione di contenuti alla gestione del tempo, dal coaching alla preparazione di una call importante. Ecco, questo è il modo in cui io uso l'intelligenza artificiale ogni giorno, non per farmi sostituire, ma per diventare più lucido, più consapevole, più umano, se vuoi. Se in qualche modo ritieni che questo video ti sia stato utile, ti invito a mettere un like, a condividerlo con chi pensi che possa trarne beneficio e ovviamente ad iscriverti al canale attivando la campanella.
così non perderai i prossimi contenuti. E se vuoi approfondire davvero questo tema, ti lascio in descrizione il link all'articolo completo dedicato all'intelligenza simbiotica che ho scritto sul mio blog. Troverai concetti, strumenti e idee pratiche per iniziare a usare da subito l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro quotidiano. Ci vediamo nel prossimo video.